Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche predestinate per il mese di novembre. Ok, abbiamo la carta della Luna. Amici dello Scorpione, può essere un periodo di introspezione, direi anche un periodo un po' nostalgico. Che interessante, io sto registrando a fine ottobre, periodo di Halloween, e qui fa vedere la zucca, il gatto nero, con gli occhi spiritati, che carina. E dicevo, con la luna ragazzi ci potrebbe essere un periodo di introspezione, un periodo un po' nostalgico, un po' di ricordi magari che ritornano a galla, però tenete presente che è anche una carta che ci parla di paure, quindi per qualcuno potrebbero esserci come delle vecchie paure che ritornano un po' a fare capolino. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come incastrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono i link nella descrizione del video dei 3 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo il corso base di numerologia. Io mi sono appassionata e veramente mi sta flashando. E tenete anche presente che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di livello intermedio che si terrà a gennaio 2026. Comunque anche di questo trovate il video sotto nella descrizione, c'è il link, oppure potete anche andare a vedere nella pagina web. Bene, andiamo a vedere quali sono le... partiamo subito con gli amanti, ragazzi. Amanti, 9 di pentacoli. Il mago. Tre di coppe. Cavaliere di spade. 10 di bastoni. Due di pentacoli. La stella è un 4 di spade. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, vediamo un pochettino com'è il messaggio generale, l'andamento generale del mese. Potrebbero arrivare così informazioni un po' slegate tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere il lavoro, l'economia, le relazioni e via dicendo. Partendo da questa carta degli amanti, sento che inizio novembre potrebbe essere un momento abbastanza armonico, abbastanza in equilibrio. Abbiamo un 8 di pentacoli e un 2 di coppe. Vi confesso che effettivamente potrebbe essere sia una questione lavorativa che una questione romantica, anche se vedendo le carte un po' così potrebbe viaggiare di più sulla relazione piuttosto che sulla situazione, la lettura. Allora, qui sento che c'è già qualcuno, se non avete nessuno, ma poi ci arrivo, per i single, potreste effettivamente incontrare qualcuno grazie al mondo del lavoro, che non vuol dire che sia necessariamente un collega, un cliente, un fornitore, potrebbe anche essere qualcuno di vicino al posto dove lavorate. Potrebbe anche essere in palestra, perché l'otto di pentacoli in realtà sì, è una carta che parla di lavoro, ma è una carta che parla di quelle cose che vengono fatte con una certa costanza e continuità. La palestra è una di quelle. Poi dipende, dipende da che sportivi siete, Però diciamo che c'è come un'armonia iniziale nel mese. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli.
Regina di coppe e sole. Voglio andare a vedere anche il mago. Amanti. 7 di spade, datemi una carta per il 7. Asso di spade. Allora, io la sento tanto come una relazione romantica che potrebbe iniziare, però, ripeto, adattate la lettura alla vostra realtà, perché se magari avete già un marito, un compagno, una fidanzata, sì che potrebbe essere un terzo intruso, però diciamo che forse per voi fa più riferimento a un qualche tipo di accordo nuovo per dei progetti, per dei lavori, comunque adattate voi la lettura. Vi dico, secondo me si parte da un momento armonico, da un momento dove si riesce a trovare un qualche tipo di accordo o di nuovo equilibrio con qualcuno. Secondo me però fate attenzione perché potrebbe essere in qualche modo un equilibrio apparente. Questo non vuol dire che tra voi vada male, ma ho come la sensazione che non riuscite ancora ad avere un'idea d'insieme, un'idea completa e quindi è come se ci fosse questa tendenza da parte vostra ad essere d'accordo con l'altro. Cioè, magari non siete voi che proponete le cose, però quando l'altra parte propone qualche cosa voi siete d'accordo. Quindi la relazione sì è in armonia, però in realtà sento come se assumeste una sorta di ruolo passivo all'interno della relazione, perlomeno per l'inizio del mese. Ehm, In questa parte della lettura c'è un mago, quindi vi dico che qualche cosa di nuovo potrebbe iniziare, ma siccome abbiamo sia un 7 di spade che un asso di spade al contrario, credo che ci sia qualche cosa che qualcuno di voi due, o voi o l'altra persona, sta nascondendo o non vuol far venire a galla. E secondo me può esserci o un tema con dei figli o un tema con dei nuovi collaboratori. Supponiamo che questa sia una collaborazione, un accordo lavorativo. In questa zona della lettura potrebbe esserci come, ah, ti presento una nuova persona, oppure, non lo so, creiamo qualche evento pubblico dove facciamo vedere che la mia e la tua azienda collaborano, ipotesi. Però fate attenzione perché non è tutto chiaro, ve lo dice anche il sole qui, perché a testa in giù, e quando il sole è ribaltato è perché non c'è chiarezza mentale, e poi tenete presente che la carta iniziale è una luna, quindi potrebbero esserci come delle proiezioni, delle illusioni. La luna è una di quelle carte che vi dice che la verità è illuminata a metà. E qui sento che sì, potrebbe esserci qualche cosa sotto che voi disconoscete. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Ruota della fortuna e temperanza. Mm. C'è come qualche dinamica che si incastra, secondo me. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. 8 di bastoni e morte. Ragazzi, lo sento tanto come un ultimatum, questo gruppo di carte. C'è come qualche tipo di comunicazione determinata, decisa, diretta, che potreste essere voi a fare questa comunicazione o potrebbe anche arrivare, eh? Per qualcuno potrebbe essere una notizia che arriva. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Abbiamo un eremita, un 5 di spade e un asso di bastoni. Voglio andare a vedere anche il 2 di pentacoli. 5 di pentacoli e 9 di bastoni.
Ragazzi, quello che apparentemente potrebbe sembrare in armonia, sapete che prima vi dicevo che potreste come avere una sorta di ruolo passivo? Fate attenzione perché avete il 5 di pentacoli e il 9 di pentacoli al contrario, la temperanza al contrario, 7 di spade e asso di spade al contrario. Io ho come la sensazione che sì, come vi dicevo prima, apparentemente è in armonia, ma c'è qualche cosa sotto che non convince. Tenete presente che qui vedo un 3 di coppe. Se fosse una questione romantica, il 3 di coppe può indicare una terza persona. Quello che ho visto adesso, tirando queste carte, è un po' di codipendenza, per quello che vi dicevo, attenzione, perché non è tutto oro quello che luccica, mi verrebbe da dire. Non dico che la relazione sia in disarmonia, perché anzi, con due carte degli amanti e un 2 di coppe, è come se effettivamente un punto di incontro lo trovaste, ma non sento che sia un punto di incontro equilibrato, cioè vi trovate ed è in armonia perché voi dite sì, o magari perché l'altra persona dice sì, non perché effettivamente ci sia un dare e ricevere. E qui con questo 9 di bastoni vi dicono fate attenzione, mettete i paletti perché si rischia quello che qui era un po' l'ultimatum, che secondo me qualcuno subirà, è un po' come fare una controfferta a questo ultimatum e dire no, aspetta un attimo, io voglio questo, questo e quell'altro. Siamo in grado di arrivare lì o no? Andiamo a vedere la stella. Stella un'altra volta. Si tratta di fissare degli obiettivi. E torre. Si tratta di cambiare gli obiettivi o di fissare nuovi obiettivi o di... perché c'è la torre, bisogna smettere di essere accondiscendenti, smettere di essere passivi. Cioè, prendete parte attiva in questa relazione, sia che sia romantica, sia che sia lavorativa, avete bisogno di agire un po' di più e smettere di... mm, sì, di essere così accondiscendenti. Io credo che se vi risuona la cosa della codipendenza, credo che appunto questa difficoltà a parlare, a dire la vostra, sia per paura di perdere l'altro o l'altra. Soprattutto perché, vi ripeto, la relazione promette molto bene, però è un po' la vostra tendenza, secondo me. Quindi con questa torre rompete certi schemi di comportamento. Vi dico, c'è anche un 4 di spade, poiché è uno degli arcani minori della temperanza, quindi secondo me rompendo questi schemi di comportamento si inizia ad andare verso la guarigione. Qui la temperanza era testa in giù, il 4 di spade è girato dritto, quindi c'è come un inizio del movimento energetico, no? Fatemi sapere se vi risuona, ragazzi. Allora, partiamo con il lavoro. Per chi è disoccupato, qui ragazzi vi dicono muovetevi, 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 muovetevi. Mandate curriculum, iniziate a interagire. Guardate, un'altra forma tattica, se volete. Invece che mandare un curriculum solo via mail o magari rispondendo a subito.it o che ne so, è come se avessi bisogno di organizzare delle visite guidate in qualche azienda, non lo so, magari vi piacciono i vini, quindi andare in qualche ditta che produce vino e iniziare a infilarvi, a conoscere i proprietari magari o chi per loro, senza partire subito all'attacco con un curriculum. Quindi è come prenderla un po' più alla larga, no? Studiare il territorio, vedere l'ambiente, l'azienda. Poi, se vi piace, se la persona con cui parlate, non so se potrebbe essere proprietario o no, però vi ispira fiducia, vedete un po', allora mandate il curriculum e magari, essendovi già presentati, ehm, è come se ci fosse un altro tipo di input, no? Perché c'è già stato questo contatto e quindi potrebbe essere come un escamotage per evitare che il vostro curriculum venga preso e stracciato. Dicevo, qui c'era un'altra carta, dove è finita? E quindi prendetela alla larga, sia
in questo senso che vi ho appena raccontato, sia per quello che riguarda le aziende che scegliete. Allora, secondo me ci sono buone probabilità per voi nel mondo dello spettacolo, nel mondo dei social, nel mondo della comunicazione, marketing, commerciale. Potrebbe essere, com'è che si chiamava? Un po' di tempo fa c'era un lavoro, il cliente, non mi ricordo. Non mi ricordo il nome di questo lavoro, come si chiama, però sono quelle persone che vanno per esempio in strutture alberghiere piuttosto che in supermercati e fanno finta di essere clienti e poi in realtà fanno una recensione alla casa madre. Il servizio, la qualità del prodotto e tutto quanto, no? Cliente misterioso, mi sembra che si chiami, una cosa del genere. Fatemelo sapere nei commenti se vi viene in mente. Quindi anche quello potrebbe essere una buona opzione, appunto, per cercare lavoro. Se parliamo invece di persone che sono occupate, allora c'è da... mi viene da dire azzittire qualcuno. Nel mese potreste essere piuttosto taglienti, sia a livello di lingua, sia a livello di... Basta, non ce la faccio più, io con te non devo avere niente a che fare, siamo solo colleghi, siamo solo... Sì, anche se fosse il vostro capo, il vostro supposto, comunque siete colleghi lavorativi, non siamo obbligati a esserci simpatici, non siamo obbligati a farci le battute, tolleriamoci e pensiamo a lavorare. Questo è un po' il clima, secondo me. Per qualcuno vi dirò che potrebbe arrivare qualche pettegolezzo, non è su altre persone, è su di voi, è come se vi riferissero qualche cosa che dicono e da lì in avanti è come se tagliaste la testa a questa faccenda, cioè non ne volete più sapere praticamente, né della persona né della faccenda. E vi dico anche, ragazzi, che per qualcuno sapete sempre che io leggo energia, quindi non vi fate impanicare da quello che vi dico, anzi, se volete usare queste letture come un punto a favore, vi deve servire per prepararvi con anticipazione. Ma vi dico che qualcuno potrebbe essere licenziato, potrebbe essere spostato o potrebbe comunque ricevere un'amara sorpresa a livello lavorativo se siete dipendenti. Non sarà male la cosa, nel senso che secondo me vi aprirà proprio un'infinità di strade, vi darà come la spinta, la grinta, la forza di andare verso quello che realmente volete, soprattutto se era un lavoro dove non vi trovavate bene e stavate facendo solo per portare la pagnotta a casa. Per quello che riguarda gli autonomi, secondo me si tratta qua di lasciarsi indietro certe collaborazioni perché anche per voi, come vi dicevo, apparentemente la collaborazione è in armonia, cioè come se non ci fossero attriti, no? Però non sento che sia un dare e ricevere reciproco. Magari a parole sì, però a cash no. Quindi cercate di mettere le cose in regola, cercate di riportare l'equilibrio a livello di relazione lavorativa, a livello di compensi, a livello di sforzi. Perché ho come la sensazione che voi potreste essere il braccio mentre l'altra persona la mente. E sì, si va tutti d'amore d'accordo perché voi dite sempre sì, ma non è un equilibrio reale. Quindi c'è proprio da cambiare gli obiettivi, cambiare il modo di comportarsi. Per quello che riguarda i soldi. Dunque ragazzi, io ho la sensazione che qualcuno stia gestendo dei debiti un po' pesanti. Ci sono come delle cose da pagare, ehm, quel debito da saldare, quell'elettrodomestico che si è rotto e quindi potrebbe dover essere necessario riacquistarlo perché magari è il phon e mi serve. Un discorso fosse il microonde posso farne a meno, sempre il gas, però il phon ne ho bisogno, è un'ipotesi come un'altra, eh. Scusate. Però io ho anche la sensazione che questo vi darà come
un pizzicotto, mettiamola così, cioè questa situazione pesante, dove dovete sempre gestire tutto, cercare di, ah sì no, questo mese qua non posso, li prendo da qui, poi li metto lì. Questo continuare a spostare sta diventando un po' pesante secondo me per voi e vi dico che se ne avete la possibilità, può essere un mese dove iniziate un fondo risparmi. Se non avete la possibilità, perché appunto siete ancora lì che state spostando per riuscire a far fronte ai debiti, alle spese, a quello che è, vi dico che comincerete a studiare una nuova forma di spesa. Cioè vi faccio un esempio. So che i soldi mi arrivano a inizio mese e giustamente faccio spesa, le bollette magari mi arrivano a fine mese, come faccio ad arrivare a fine mese e avere ancora i soldi? Ve li accantonate. Io consiglio sempre la tecnica del portafoglio. Fate dei bigliettini con delle casse, affitto, bollette, macchina, benzina, spesa, potrebbe essere telefono, potrebbero essere, non lo so, io ho anche la cassa medica, quindi un tot, perché ci sono certe visite che io faccio solo da privato e quindi ogni mese mi accantono una piccola parte. L'assicurazione sono, non lo so, 1000 euro all'anno, facciamo 800 euro all'anno, voi dividete questi 800 euro annui sui 12 mesi e ogni mese mettete via una piccola parte, in modo che quando vi arriva la spesona, quando dovete pagare l'assicurazione, sapete che c'è già la cassa e il vostro flusso, mettiamo, non viene intaccato, cioè i soldi che sono, tra virgolette, in più, sapete che quelli sono e quelli restano, perché per pagare le spese avete già tutte le varie casse. È come un redistribuire le spese, sento che è proprio legato alle spese. E le entrate vanno, non vedo grosse entrate, però secondo me diventerete bravi appunto a gestire le spese. Ora, parliamo di relazioni. Se siete single, vi dico, secondo me una bellissima relazione può iniziare, potrebbe facilmente essere nel mondo del lavoro o inerente a quell'ambiente, non lo so, il bar sotto casa dove andate tutti i giorni e conoscete una persona, potrebbe essere il parcheggio dove parcheggiate tutti i giorni, guarda caso sempre vicino alla stessa macchina e un giorno conoscerete questa persona e secondo me può nascere effettivamente una bella relazione, però fate sempre attenzione a questa vostra tendenza a dire sì, a essere accondiscendenti, a essere passivi. Proponete anche voi ogni tanto, uscite da questo ruolo del a me va bene tutto. Fissate i vostri obiettivi. Per quello che riguarda le relazioni di coppia, quindi che siano ufficiali o no non importa, cioè nel senso le persone che si frequentano da un po'. Allora, sinceramente sento che vi manca qualcosa, ragazzi. Sento che manca qualche cosa perché la relazione sia completa. E credo che qualche cosa qui sia omesso, non vi sia stato detto o siate voi a non aver detto tutto all'altra persona. Potrebbe essere voglia di creare qualche cosa insieme, voglia di nuovi progetti, di nuovi obiettivi, magari di fare viaggi, magari di avere figli, magari potrebbe essere il creiamo un'attività lavorativa insieme, buttiamoci in qualche nuova avventura, però è un po' come se ve lo steste tenendo dentro. Sempre perché anche per voi vedo come una sottile codipendenza, non disturbiamo la relazione, non muoviamo troppo la relazione perché così com'è mi sembra in equilibrio, mi sembra che sia perfetta e ho paura a muovere qualche pedina perché potrei sbilanciare appunto gli equilibri relazionali, però secondo me è proprio quello che ci vuole in realtà, come un sentirvi liberi di esprimervi, perché è quello anche che crea l'unione. Il fidarsi di qualcuno non è solo mi fido del fatto che non mi faccia le corna o che mi dica la verità. Può anche parlare del mi fido del fatto che l'altra persona possa capirmi, possa comprendermi. Ok, se parliamo invece di relazioni clandestine, ragazzi, hmm, eh,
Io ho come l'idea che ci siano due piani. Vi ricordo che vi ho detto all'inizio che la Luna potrebbe essere una carta di proiezioni. Questi due piani sono la proiezione dove va tutto bene e la realtà dove ci sono delle lacune. Ci sono delle grosse lacune. Manca proprio qualche cosa alla relazione. Io credo che lo farete presente. E ragazzi, la lettura finisce con sì una stella, ma c'è anche una torre. Quindi secondo me si taglierà un po' la testa al toro, si diranno le cose come stanno, tutto quello che prima vi siete tenuti dentro, secondo me a fine mese viene fuori. E non è in senso negativo, perché comunque poi avete due volte la carta della stella, però è un po' come dire, senti, non ce la faccio più in questa cosa, ho bisogno di stimoli nuovi, facciamo qualche cosa di nuovo. E questo rompere la... Mi viene da dire la concretezza, perché quando c'è la torre si parla sempre di qualche cosa di sicuro che casca, quindi rompere quello che era sicuro vi dà la possibilità di creare nuovi obiettivi, quindi secondo me è molto positiva. Per quello che riguarda la situazione familiare, e qui intendo famiglia d'anime, quindi parenti di sangue, amici, vicini di casa, colleghi di lavoro, insomma le persone che vi sono un po' vicino, tutto sommato devo dire che le cose sono abbastanza tranquille, però io ho la sensazione che qualcuno di voi potrebbe iniziare, cioè qualcuno di chi vi sta intorno potrebbe iniziare un nuovo percorso, un nuovo progetto, qualche cosa di nuovo e non dirvelo ancora, magari perché ha paura del giudizio, perché ha paura di deludervi, però c'è come un qualche cosa nell'aria che voi non capterete subito, magari poi verrà fuori a dicembre, però ecco, secondo me ci sarà questo nuovo inizio occulto, diciamo così. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Abbiamo la carta della giustizia e la carta della imperatrice. Ragazzi, sono due arcani maggiori. Quindi, guardate, vi dicono un'apertura e la creatività. Apritevi a creare progetti, obiettivi, punti di arrivo nuovi. È come se avesse bisogno di aprirvi al mondo, di non vedere solo la realtà che avete davanti, di cercare di capire anche che cosa c'è dietro. Secondo oracolo, conoscenza profonda. Carta numero 43, è una carta interessantissima ragazzi perché vi dice, non importa quale sia la scelta che fate, la cosa importante è che conosciate quali siano i veri e reali motivi che vi spingono a fare questa scelta. È una scelta dettata dalla paura? È una scelta dettata dall'orgoglio? È una scelta dettata da X, Y e Z? Quando siete in una fase di scelta, soprattutto questo lo dico per le persone che sono impulsive, e poi di solito quando si fanno delle scelte in momenti o picchi o down emotivi, si tendono a fare scelte impulsive. Quindi fate la vostra scelta come la sentite nel momento e la mettete lì in un angolo, la lasciate riposare. Qualche giorno dopo, o se sono scelte importanti, qualche settimana dopo, ritornate su quella scelta e vi chiedete, sono della stessa idea? In modo da ponderarle un po' meglio, insomma. A caldo non bisognerebbe mai scegliere niente. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Un uomo è come pensa. Co-creare. Imperatrice. Cerca di vedere il meglio in ogni situazione e non pensare che il tuo risentimento, la tua infelicità per aver ricevuto un cattivo o iniquo trattamento siano giustificati. Questo atteggiamento non contribuisce né al benessere né alla pace mentale. Trasforma in positivo ogni pensiero ed emozione negativi semplicemente rifiutandoti di accettare qualsiasi negatività. Sappi che io sono in ogni cosa e in ogni situazione e mantieni la mente ferma in me.
Nel silenzio siamo consapevoli del battito del nostro cuore. E vita, vita ancor più abbondante. La vita è Dio e Dio è tutto, ogni cosa creata, la vastità dell'universo, persino il più piccolo degli atomi. La vita è ogni cosa perché Dio è in ogni cosa e non c'è nulla in cui non vi sia Dio. Appena espandiamo la nostra coscienza, siamo consapevoli dell'unità di ogni forma di vita. Siamo consapevoli di essere quest'unità. Il nostro cuore batte all'unisono con quest'unità. Unità, unità, unità. Pare che vi unirete, ragazzi. Bene, amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti se vi è servita la lettura, se vi ha dato degli spunti di riflessione. Se volete sostenere il canale mettete like, mettete hype, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione che vi spiega come funziona il tema sulle credenze limitanti. Tutto questo lavoro lo potete anche fare per conto vostro abbonandovi al canale, anche lì tratto le credenze limitanti, in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni, insomma, che vi aiutano a ripulire il campo energetico. Se volete saperne un po' di più, vi invito ad entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vedete i video e vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!